Buongiorno a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Nel video di oggi, sempre dedicato alla playlist dell'Exchange Huobi Global, andiamo a vedere tre funzioni. La prima, la parte del trading con gli ordini limiti, gli ordini a mercato. La seconda parte andiamo un attimo a vedere brevemente il trading bot a griglia automatico e nell'ultima parte andiamo a vedere la sezione della finanza, quindi la richiesta dei prestiti, la messa a rendita con interessi fissi o variabili e lo staking. Tutto questo dopo la sigla. Huobi Global, vi ricordo che è possibile inserire anche la lingua italiana da pochissimo e quindi perché non sfruttare questa possibilità e traduciamola nella lingua italiana. Un'altra cosa che voglio ricordarvi è che tramite Huobi Global noi possiamo acquistare token e criptovalute direttamente con euro, ma non possiamo prelevare euro, quindi nel caso di una vendita di una criptovaluta o altro non possiamo prelevare la nostra valuta fiat. Dobbiamo usare un processore esterno, vale a dire fare magari tutte le operazioni di trading e tutto quello che vogliamo fare all'interno di questo exchange, magari prelevare in stablecoin verso un altro exchange che permette la conversione in euro, ma soprattutto il prelievo di euro verso il nostro portafoglio, verso il nostro conto corrente e fare questo tipo di passaggio in più al momento. È una cosa che stanno lavorando per risolvere. Una volta che abbiamo i nostri fondi, che siano stablecoin o criptovalute, possiamo andare ad iniziare a operare con il trading. Si va sulla home page Spot Trading, clicchiamo e ci si presenta questa schermata. Arrivati a questa schermata abbiamo in alto a sinistra il valore stimato in Bitcoin e il nostro conto valore in euro e la possibilità di andare a selezionare i mercati per fare gli scambi e anche selezionare i preferiti qualora li avessimo inseriti. Facciamo l'esempio, cliccando su USDT abbiamo tutte le criptovalute che sono scambiate con USDT. La stessa cosa, cliccando su Bitcoin abbiamo tutte le valute che sono scambiabili con Bitcoin. Abbiamo anche la possibilità di selezionare per settori: Polkadot, Layer 2, ETP, EcoChain, NFT, DeFi, Storage e tutti quei settori che ci permettono di racchiudere diversi progetti. Supponiamo un esempio di andare sul mercato USDT contro Bitcoin. Come vedete qua in alto abbiamo Bitcoin verso USDT, abbiamo nella parte principale il grafico dove noi possiamo andare, grafico che si appoggia a TradingView, dove possiamo andare a modificare i vari time frame: 1 minuto, 5 minuti, 15 minuti, un'ora, un giorno, una settimana e un mese. E questo è il grafico lineare. Se noi andiamo a cliccare su TradingView possiamo andare a inserire delle trend line, possiamo andare a scrivere all'interno del grafico, possiamo andare a inserire tutte quelle funzionalità che ci permettono di andare a operare sul mercato e ci danno degli indicatori su come potrebbe muoversi il prezzo. Più a destra, come sempre, abbiamo la parte in rosso, abbiamo gli order book. Il rosso sono ovviamente i potenziali ordini di vendita e in verde sono i potenziali ordini di acquisto. Nella parte sottostante, la parte centrale, abbiamo la nostra dashboard dove è possibile sia acquistare e vendere e andare a inserire i nostri ordini. Gli ordini sono i classici che possiamo trovare negli exchange, quindi gli ordini limit, mercato, quindi il market limit, stop limit e il trigger order. Come ben sappiamo, per acquistare direttamente Bitcoin o qualsiasi criptovaluta all'interno di questa dashboard bisogna andare ad esempio a mettere ordine a mercato. In questo ordine si andrà a comprare il quantitativo di controvalore, ad esempio in USDT, che vogliamo utilizzare per Bitcoin e andremo a comprare Bitcoin al prezzo di mercato. Nell'ordine limite invece, sia da una parte che dall'altra, andiamo a decidere il prezzo di acquisto oppure di vendita di una criptovaluta. Quindi prima di vedere completato l'ordine bisogna aspettare che il mercato vada a raggiungere il prezzo di acquisto o di vendita stabilito, sempre se ovviamente lo andrà a raggiungere. Poi passiamo all'ordine stop limit. In questo caso ci permette di indicare che quando il mercato raggiungerà un certo valore noi andremo a acquistare o a vendere la criptovaluta da noi scelta al prezzo da noi disegnato. Possiamo inoltre andare a acquistare questa schermata con carta di credito la valuta che abbiamo scelto e andare ad esempio a fare un margine con l'euro.
prevedeva, long short. Funzionalità interessante che hanno inserito soprattutto un automatismo è il trading bot. È un trading bot a griglia, quindi un grid bot. Questa funzionalità del bot a griglia, tutte le altre funzionalità dell'exchange si possono trovare facilmente anche nell'applicazione che, come ho detto inizio video, è stata tradotta in lingua italiana. Quindi possiamo fare tranquillamente tutto da smartphone senza accedere al PC. Utilizzando questo bot noi possiamo, ovvero, settarlo in modo manuale, come abbiamo visto, in automatico. La modalità automatica è l'intelligenza artificiale inserita direttamente nell'exchange di UOB, quindi non si appoggia a nessun servizio esterno e fa praticamente un backtest basato sui 7 giorni precedenti e modifica i livelli dei parametri utilizzando questo backtest di 7 giorni. Ovviamente non deve essere preso come garanzia di rendimento, però può essere una buona cosa per chi non ha voglia o non ha tempo di andare a impostare o modificare tutti i parametri ogni volta che succede qualcosa nel mercato. Ci pensa il bot automatico con tutti i rischi ovviamente del caso. Il backtest praticamente sono delle analisi dei dati passati, ovviamente non è un'analisi che può definire o andare a indovinare i dati futuri, però basandoci sulla storia di alcuni movimenti dei prezzi si può andare a cercare di capire come si proietterà il mercato. Per questo non è sintomo di sicurezza al 100%. Diamo un attimo lo sguardo alla sezione finanza, dove noi possiamo andare a chiedere un prestito molto semplicemente inserendo l'ammontare, ad esempio 500 USDT, ma possiamo andare a scegliere anche qualsiasi altra criptovaluta. Qua sotto ci viene in automatico calcolato il collaterale da dover allocare per richiedere il prestito a garanzia, dove anche in questo caso possiamo scegliere la valuta da destinare per il collaterale. Poi possiamo scegliere la tempistica, quindi il timing, 30 giorni, 45 giorni, 90 giorni, e in base alla nostra scelta vediamo che abbiamo un interesse annuale che può variare, in questo caso chiedendo 500 USDT e mettendo in collaterale UOB Global Token, a 30 giorni avremo un interesse da pagare del 12,77%, 45 giorni passiamo al 15%, 90 giorni riscendiamo un pochino al 12,59%, anche se ovviamente poi il quantitativo da rimborsare va da sé che è più elevato. Per richiedere il prestito bisogna aver effettuato la verifica dell'identità, quindi il classico KYC, dopodiché si devono leggere i servizi e tutte le note per quanto riguarda la richiesta del prestito e il contratto, e dopodiché si può andare a richiedere il prestito. Nella sezione UOB Earn noi possiamo mettere a rendita le nostre valute, i nostri token. Abbiamo delle offerte limitate, come ad esempio i token SRM con un API del 50%, lock-in term 14 giorni, dove possiamo depositare e andare a iscriversi a questa pool. Poi abbiamo gli interessi flessibili, dove possiamo andare a riscattare in qualsiasi momento le nostre valute e ovviamente sono molto più bassi, passiamo dall'1%, l'1.2%, 0,75% e così via. Poi abbiamo gli interessi fissi ad esempio su stablecoin a fondo pagina, dove ci possono dare il 5,8% su USDC con tempi di blocco 7 giorni, 30 giorni, 14 giorni, 21 giorni o 90 giorni, ma al momento su USDT è esaurito. Bene, siamo arrivati anche per oggi alla fine del nostro consueto appuntamento. Vi ringrazio come sempre per l'attenzione, vi invito a lasciarmi un like ed iscrivervi al canale qualora non l'abbiate ancora fatto, ed unirvi anche alla nostra community Telegram per fare due chiacchiere insieme a noi. Noi ci vediamo domani. Ciao a tutti!